Ciao a tutti, in questo tutorial vedremo come creare un set di luce neutra pensato per il look development e il turntable dei vostri modelli in modo professionale. L'obiettivo è ottenere un ambiente controllato e coerente che possa permetterci di verificare qualunque materiale in modo affidabile. Lavoreremo con un approccio basato sul physical based lighting, utilizzando valori fisicamente corretti sia per le luci che per le telecamere. Uno degli aspetti fondamentali sarà la gestione dell'esposizione, perché per avere un risultato corretto è essenziale ottenere un grigio 0.18, lo stesso riferimento utilizzato nel mondo del cinema e della fotografia. Perfetto, partiamo subito con il setup del livello. Per prima cosa andiamo a modificare un paio di settaggi nei project settings per garantirci un controllo totale a livello di esposizione e garantirci un livello qualitativo ottimale. Entriamo quindi in Edit, Project Settings e la prima cosa che cerchiamo è Exposure e ci assicuriamo che Auto Exposure sia disabilitato. Perché è importante questa cosa? Perché l'esposizione automatica continua ad adattarsi in base a ciò che la camera inquadra e questo ci impedirebbe di avere un punto di riferimento fisso per la calibrazione dell'esposizione. Vogliamo lavorare in un ambiente che sia stabile, che non modifica la luminosità mentre la osserviamo. Il secondo valore che dobbiamo andare a cercare è Ray Tracing e dobbiamo assicurarci che Use Hardware Ray Tracing when available sia attivo. Questa opzione dice all'engine che può usare l'hardware Ray Tracing quando è necessario, quindi fondamentalmente ci permette di avere accesso a delle opzioni che sono accessibili solo attraverso la tecnologia del Ray Tracing e quindi solo attraverso l'utilizzo di una scheda grafica RTX di Nvidia. Questa opzione ci permetterà di raggiungere per esempio delle riflessioni di qualità più alta e in generale ottenere un rendering delle luci e delle ombre migliore. Andiamo ora a creare un nuovo livello, quindi File, New Level e creiamo un livello Empty Level completamente nero perché ovviamente vogliamo partire dalla situazione più pulita possibile. Create, la prima cosa che andiamo a fare come sempre è salvare il livello. Io ho creato una cartella dedicata che si chiama Levels, voi salvate dove volete il livello, ovviamente è estremamente consigliato tenere sempre molto ordinata la content. Chiamiamo il livello Neutral Light. Aggiungiamo ora due luci al nostro livello, Lights, Directional Light e poi aggiungiamo una Skylight. Ci assicuriamo che le luci siano posizionate a 0 e per ora lasciamo i valori di queste due luci di default. A questo punto procediamo aggiungendo gli asset che andranno a comporre il livello, che rappresenteranno l'ambiente in cui genereremo la nostra luce neutra. Quello che dobbiamo creare è una sorta di limbo fotografico. Nel mio caso io ho usato questo asset che non è altro che un cubo chanferato senza la faccia superiore. Potete creare questo asset in qualunque programma di modellazione 3D in modo molto semplice, potete crearlo anche all'interno del modeling tool di Unreal Engine come ho fatto io, o potete trovare un asset di Limbo online gratuitamente. Piazziamo quindi il nostro asset in scena, ci assicuriamo che sia a 0 e nel mio caso lo scalo di 25 perché so che il mio asset è abbastanza piccolo. Spendiamo ora due parole sul materiale che ho utilizzato per questo limbo. Il materiale che ho utilizzato è il materiale Procedural Grid che si trova all'interno dell'engine. Se volete utilizzarlo anche voi, lo potete trovare all'interno degli engine content. Se non avete gli engine content, basta che andate sulla rotellina qua e fleggate engine content. All'interno degli engine content potete cercare Proc Grid. Il mio consiglio quando si utilizza un materiale dell'engine è sempre quello di prendere l'asset dall'engine content e copiarlo nella vostra content in modo tale da creare una copia che non sia distruttiva a livello di asset dell'engine ma che funzionerà solo all'interno del vostro progetto. Fate copy here. Quello che ho fatto io per ottenere il mio materiale è la seguente cosa: sono entrato nel master material e ho eliminato tutto quello che non ci serve, quindi ho tenuto la generazione triplanar della griglia ma ho cancellato tutte le parti qua inutili tenendo solo questa parte qua e andandola a collegare alla base color. Ho eliminato queste due parti che non ci interessano
e qui sono andato a eliminare line mask, che non ci interessa perché non vogliamo nessun tipo di metanness. All'interno della roughness poi ho settato entrambi i valori a 1, in modo tale da avere una situazione completamente non riflettente. Una volta fatto questo ho salvato il materiale e ho generato una istanza che vedete qua. Quindi il mio materiale è questo, ok? E ho generato un'istanza. L'istanza poi è stata assegnata al mio limbo. Vi lascio comunque il materiale in descrizione in un file di testo che potete copiare e incollare direttamente all'interno dell'editore di materiali per ottenere esattamente il materiale che sto utilizzando io. Ok, continuiamo con l'assemblaggio del nostro livello e andiamo ad aggiungere due asset che chiameremo asset di calibrazione. Il primo che andiamo ad aggiungere lo troviamo come sempre nell'engine content, quindi andiamo in engine e cerchiamo preview mesh. Ed è questo asset qua, SM Matte Preview Mesh 01. Questo è un asset che mettiamo in scena e ci aiuterà a verificare come determinati materiali, determinati colori reagiscono alla luce e al nostro setup di illuminazione. In particolare assegneremo un materiale grigio e un materiale croma. Portiamo a 0 il nostro asset, lo ruotiamo di 90 gradi e lo duplichiamo. Teniamo premuto Alt, draghiamo e lo duplichiamo. Mettiamo in questa posizione e per ora siamo a posto così. L'altro asset che andiamo ad aggiungere è sempre negli engine content e andiamo a cercare Color Calibrator. L'asset che andiamo a inserire è SM Color Calibrator. Lo mettiamo in scena, come sempre ci assicuriamo che sia 0. Lo scaliamo di 2.5, lo alziamo in modo tale che sia allineato agli altri due asset. A questo punto ruotiamo la luce in modo tale che i nostri asset siano orientati in fonte luce, quindi ruotiamo la nostra directional di 180 gradi in modo tale che, come vedete, l'ombra adesso è proiettata dietro e noi ci piazziamo davanti. Perfetto. Ultima cosa che andiamo a fare prima di iniziare il setup vero e proprio dell'illuminazione è andare a inserire l'ultimo asset di calibrazione. L'asset che andiamo a inserire è un post-process volume. Lo inseriamo. Per prima cosa decidiamo che il nostro post-process volume è infinito, quindi cerchiamo infinite e andiamo a fregare questa opzione, infinite extent. Questo permetterà al post-process volume di lavorare su tutta la scena e non solo all'interno del volume che lo definisce. Il post-process volume è un asset estremamente utile per la gestione di tutto ciò che è effettistica, color grading e in generale aspetto finale della nostra scena. Proprio per questo motivo in questa fase del progetto conviene entrare all'interno del post-process volume e andare a disattivare tutti quelli che sono gli effetti che potrebbero influenzare in qualche modo la resa finale dell'illuminazione e quindi impedirci di creare un setup di luce completamente neutro. Il primo effetto che andiamo a disattivare è il bloom, quindi scorriamo giù nelle opzioni del post-process volume e intensity mettiamo a 0. Lens flare l'intensità sia a 0. Per sicurezza mettiamo anche box size a 0 e threshold a 0. Scendiamo di nuovo image effect vignetting 0. Scendiamo fino ad arrivare a miscellaneous, in cui attiviamo Blue Correction, Expand Gamut e Tone Curve Amount e settiamo tutti e tre a 0. Come vedete è cambiato tantissimo, specialmente quando abbiamo disattivato il Tone Curve Amount. Per capire al meglio che cosa fa il parametro Tone Curve Amount, bisogna introdurre il concetto di Tone Mapper. In Unreal Engine il Tone Mapper è il sistema che converte la luce fisica della scena, che è creata in spazio lineare, in un'immagine finale che risulta corretta e percepibile sul nostro schermo, che ovviamente nel 99% dei casi è in spazio sRGB. Questa conversione
trasformazione non è solo una trasformazione tecnica, al suo interno ha una curva tonale che simula il comportamento di una camera reale o di un processo cinematografico nel modo in cui le luci e le ombre vengono distribuite. Il parametro torque curva mount quindi gestisce il valore di questa curva. Se il parametro è settato a 1, tutto ciò che è all'interno della scena a livello di luci, ombre, mezzi toni, punti di massima intensità vengono rimappati in modo fotografico. Fotografico si intende che vengono rimappati in modo tale che un'immagine lineare verrà tradotta in un'immagine sRGB per essere vista attraverso i nostri schermi. Quindi quando si dice più fotografico è più una questione tecnica che una questione puramente creativa. Se il valore è 0, la curva invece viene disattivata e quindi non viene applicato nessun tipo di modifica ai componenti che ci sono in scena. Questo rimane quindi il valore migliore e ottimale da settare nel torque curva mount se l'obiettivo è come il nostro, ovvero quello di creare un set di luce completamente neutra. In altre parole, torque curva mount determina quanto il tone mapper lavora sul look finale dell'immagine. Ok, passiamo ora allo step finale della fase preparatoria del nostro set di luce neutrale, ovvero l'assegnazione di materiali alle nostre due preview mesh. Quello che vogliamo fare è avere una preview mesh, in questo caso quella di sinistra, con applicato un materiale di un colore estremamente neutro, ovvero un grigio mediano. Sulla preview mesh di destra invece andremo ad assegnare una crumble, ovvero un materiale completamente riflettente. Iniziamo quindi con la creazione del master material che ci permetterà di creare questi due materiali. Andiamo nella content, all'interno della nostra cartella materials, se non l'avete createne una. Io all'interno della cartella materials di solito creo delle sottocartelle, in questo caso inserisco il mio materiale nella cartella helpers, tasto destro, material, m_helpers, invio, CTRL S, entriamo nel material editor. Quello che ci serve creare è un master material che ci permetta di generare variazioni di colore sui materiali e soprattutto variazioni di riflessione e metalness, perché dovremo creare anche un materiale croma. Quindi sicuramente ci servirà un parametro che ci permette di gestire la roughness. Teniamo premuto S sulla tastiera, facciamo clic e creiamo uno scala parameter che andremo a rinominare roughness value. Lo colleghiamo a roughness e gli diamo come valore di default 1. Facciamo la stessa cosa per la metalness, chiamiamo questo scala parameter metalness value, lasciamo come valore di default 0 in questo caso e lo attacchiamo a metalli. Abbiamo poi bisogno di controllare il colore perché vogliamo creare un grigio come ci siamo detti e in ogni caso per creare il croma avremo bisogno di modificare il colore. Quindi teniamo premuto 3 e facciamo clic. In questo modo creiamo un free vector che andremo a convertire in parametro. Tasto destro, convert to parameter. E lo rinomineremo color. Lasciamo il colore nero per adesso e colleghiamo il nostro free vector alla base color. Salviamo, chiudiamo. Torniamo nella content e generiamo una istanza dal nostro master material. Create material instance, mi_gray. Entriamo nella nostra istanza, attiviamo i parametri che abbiamo creato nel master material e andiamo a lasciare metalness a 0 perché non vogliamo materiale metallico in questo momento, roughness value a 1 perché vogliamo che questo materiale non rifletta assolutamente e andiamo a sceglierci il colore attraverso la color wheel. Assegniamo come valore 0.18. Il grigio 018 è lo standard utilizzato nel mondo della fotografia, del cinema e di VFX per determinare la corretta esposizione. Questo valore è talmente importante che Unreal stesso usa un materiale con valore 018 nel colore come riferimento ufficiale per la sua grayball, materiale che potete tranquillamente trovare all'interno dell'engine content come sempre. Ma cosa rappresenta esattamente questo 018? Quando diciamo 018 parliamo della riflettanza lineare del materiale. Significa che questo grigio riflette il 18% della luce che riceve ed è proprio questo valore che gli esposimetri sia reali che virtuali, quindi nel caso anche l'esposimetro per esempio di Unreal Engine, considerano come base per stabilire un'esposizione corretta. Per capire come si ottiene il valore 018 dobbiamo necessariamente parlare di esposizione
E questa immagine ci aiuta a capire perché il valore 0,18 è esattamente il valore neutro medio nella scala dei grigi. L'unità di misura dell'esposizione sono gli stops. Gli stops hanno la caratteristica particolare di essere ognuno il doppio del precedente se si va in positivo o la metà del precedente se si va in negativo. Ipotizziamo quindi di avere un range di esposizione che va da meno 2.5 stops a più 2.5 stops, nel quale 2.5 stops, il massimo del controllo dell'esposizione, coincide a 95 su 100 di color value lineare, ovvero coincide fondamentalmente a un bianco. E dall'altra parte meno 2.5 corrisponde a 3.5 su 100 di linear color value e quindi coincide con un nero. Se applichiamo la regola per quale uno stops è sempre il doppio o la metà di quello precedente e ci muoviamo da sinistra verso destra partendo da meno 2.5, saliamo a meno 2 stops e quindi diventa 4.5, si raddoppia a meno 1 stop diventa 9 e si raddoppia di nuovo a 0 diventando 18, che diventa esattamente il punto mediano per poi riarrivare di nuovo al valore di bianco, cioè uno stops 36, 2 stop 72, 2.5 stop 95. Ma perché 0,18 quindi e non 0.5? Beh, in realtà lo abbiamo appena detto, il motivo reale di questa cosa è il fatto che Unreal lavora internamente con un color space lineare. Questo significa che quando impostiamo il base color di materiale, il valore inserito viene interpretato come lineare e non sRGB. L'errore comune quindi, ovvero settare un grigio neutro a 0,5 invece che 0,18, deriva dal fatto che la conversione del valore lineare 0,18 in sRGB è 0,46, che ovviamente arrotondato è 0,5. Ma come abbiamo detto, Unreal lavora in lineare, quindi se settassimo nel valore della color wheel 0.46 staremmo settando un valore linear 0.46 che convertito in sRGB in realtà corrisponderebbe a 0.73. Toglierci ogni dubbio riguardo a questa cosa, ecco a voi una tabella in cui sono segnati i valori lineari convertiti in sRGB convertiti in RGB. Assegniamo quindi il nostro materiale grigio 018 alla nostra prima preview mesh. Selezioniamo l'istanza, selezioniamo l'oggetto e assegniamo il grigio. Perfetto. Occupiamoci ora della creazione della crumble. Quindi torniamo nella nostra content, creiamo una nuova istanza dal nostro master material, create material instance, la rinomiamo mi_from. Apriamo l'istanza e questa volta assegniamo un valore di 1 alla metalness, un valore di 0 alla roughness e un valore completamente bianco al colore per ottenere un materiale croma perfetto. Assegniamo il nostro materiale alla nostra preview mesh e l'ultima cosa che andiamo a fare è ruotare il nostro calibrator di 90 gradi per avere in primo piano i due materiali che ci mancano, in realtà due materiali con proprietà riflettive diverse. Bene, siamo finalmente pronti per cominciare a creare il nostro sistema Physical Based Lighting, ovvero un sistema basato su valori reali dell'illuminazione. Valori dell'illuminazione che possiamo trovare nel mondo reale, sia per quanto riguarda le luci naturali che per quanto riguarda le luci artificiali. Ma come facciamo a conoscere questi valori? Ovviamente su internet ci sono un sacco di tabelle che ci illustrano come utilizzare questi valori. Io personalmente uso solitamente questa, che trovo estremamente chiara e estremamente ben fatta. È evidentemente stata creata per Unity, ma ovviamente va bene per qualunque tipo di workflow. Andiamo un attimo a vedere che cosa c'è in questa tabella. Abbiamo la color temperature, ovvero quanto è calda o fredda la luce. Più è bassa la temperatura colore, più calda sarà la luce. Qui abbiamo al valore minimo di 1900 Kelvin una candela. Più è alta, più è fredda la temperatura e abbiamo il cielo blu che ha una temperatura di 15.000 Kelvin. Sotto abbiamo la Directional Light Intensity, che in altre parole non è altro che l'intensità della luce che proviene dal Sole, nelle sue varie fasi diurne, partendo dalla
notte fonda fino ad arrivare al sole di mezzogiorno. Abbiamo poi la stessa cosa ma ripetuta per delle luci artificiali come di nuovo una candela, luci interne decorative, lampadari e luci esterne come i lampioni delle strade, e infine abbiamo gli exposure value, che saranno i valori che occorre utilizzare per gestire al meglio il valore di esposizione a seconda della intensità di luce che abbiamo scelto. Noi stiamo cercando di creare un set di luce completamente neutro, quindi decidiamo di utilizzare i valori del sole pulito, senza alcun tipo di interferenza. Cercheremo di stare in mezzo ai due valori finali, quelli del sole e il sole PBS, ovvero tra 100.000 e 130.000 lux. È quindi un valore di 120.000. Perfetto. Ovviamente quello che è appena successo è che adesso è tutto bruciato, noi non riusciamo più a vedere niente. E il motivo di questa cosa è che in questo momento non c'è un controllo dell'esposizione attivo. Se vi ricordate, l'abbiamo disattivato a inizio tutorial. E questo va benissimo, perché vogliamo il controllo totale sull'esposizione. Dobbiamo quindi ora andare a gestire il livello di esposizione all'interno del nostro livello per poter settare in modo corretto l'illuminazione. Clicchiamo quindi sull'occhiolino in alto a destra nella viewport, scendiamo giù, apriamo Visualize e all'interno di Visualize attiviamo HDR Eye Adaptation. Questo comando attiva in viewport una serie di valori molto interessanti. In questo momento, essendo tutto molto bruciato, è difficile leggere quello che vediamo a schermo, quindi per aiutarci possiamo andare in Lit e switchare a una modalità Unlit. Perfetto. Ora, quello che vediamo in scena sono valori che riguardano i colori e l'esposizione che abbiamo in scena. Qui in alto abbiamo i valori RGB del punto in cui stiamo muovendo il nostro cursore, lui picca il punto RGB in questo quadrato, e sotto abbiamo la cosa che ci interessa di più, il valore di esposizione che stiamo inquadrando dentro questo quadratino. Ora è tutto molto basso perché in questo momento siamo in una modalità unlit e quindi, non essendoci luce, lui considera il valore espositivo fondamentalmente della base color. Noi abbiamo appena creato un materiale grigio 018 da utilizzare come punto di riferimento per il valore di esposizione all'interno della nostra scena. Quindi andiamo a posizionare il quadratino che picca il valore di esposizione sopra la nostra preview mesh e torniamo a una modalità lit. Qui abbiamo come valore 15347. Dobbiamo quindi trovare il modo di bilanciare questo valore di esposizione per ritarare l'illuminazione all'interno della scena in modo tale da riottenere il nostro valore di grigio sulla nostra preview mesh. Per avere un riscontro immediato di questa cosa possiamo andare in Perspective, scendiamo giù e qui vediamo che abbiamo un Game Settings e sotto abbiamo EV100, ma non è modificabile, quindi disattiviamo momentaneamente Game Settings e andiamo a inserire in EV100 lo stesso valore che possiamo trovare qua, in questo caso 15291. 15.291, invio, ed ecco che l'illuminazione della scena comincia a prendere un senso, comincia a sembrare tutto molto più equilibrato e corretto. Ne abbiamo la conferma dal grafico qua sotto. Il grafico qua sotto rappresenta la curva di esposizione, nel quale la stanghetta bianca è esattamente il punto mediano dell'esposizione e guarda caso noi siamo posizionati proprio sul nostro grigio. Il valore 15.29 muove la barretta bianca, quindi se io torno in Perspective e muovo il valore di EV100, vedete che il punto mediano dell'esposizione si muove, muovendo quindi il punto mediano della curva, e improvvisamente, se vado troppo indietro tutto si brucia, se vado troppo sopra tutto si scurisce e diventa sottoesposto. Qual è il punto da tenere in considerazione? È la barra blu che troviamo nel grafico. Quando la barra bianca e la barra blu coincidono, vuol dire che la nostra scena è perfettamente esposta. Ok, fin qui tutto bene. Il problema è però che questa cosa è una preview, nel senso che se noi andiamo a riattivare il game setting,
torniamo di nuovo alla situazione iniziale. Come facciamo a gestire l'esposizione attraverso gli asset che abbiamo piazzato in scena? Il primo modo sicuramente è utilizzare il post-process volume. Quindi selezioniamo il post-process volume, scendiamo nelle opzioni e vediamo che c'è la categoria Exposure. La apriamo e la prima cosa che facciamo è attivare Auto Exposure Histogram. Scendiamo giù e attiviamo Min EV100 e Max EV100 e vedete cosa succede? Adesso la linea di esposizione si muove. Perché fa questa cosa? Perché abbiamo attivato Auto Exposure Histogram e abbiamo settato un valore minimo, un valore massimo di EV100, un valore minimo di meno 10, come vedete qua, che è il minimo della curva di esposizione, e un valore massimo di 20, che è il massimo della curva di esposizione. Quindi Unreal che cosa fa? Prende il valore di esposizione che c'è in scena, che rimane, come vedete, 15,281, ne fa una media muovendo il valore di esposizione su una curva che ha come minimo meno 10 e massimo 20. Quello che però noi possiamo fare per evitare che questa cosa sia interattiva e in qualche modo influisca su quello che vediamo in scena a seconda di quello che stiamo inquadrando fondamentalmente, è andare a settare come minimo e massimo lo stesso valore che abbiamo settato prima in EV100 all'interno del menu perspective. Quindi andiamo a segnare 15.381, 15.381. Vedete che il valore è rimasto pressoché uguale, ma cosa possiamo andare a fare per riallineare la linea bianca a quella che è la linea azzurra? Andiamo qua, attiviamo Exposure Compensation e andiamo a compensare il valore di esposizione fino a riuscire a andare a sovrapporre i due riferimenti che abbiamo nel grafo, la linea bianca e la linea blu. Ci siamo appena assicurati che il nostro livello sia perfettamente esposto. Ma cosa succede se volessimo utilizzare valori fisicamente corretti anche per il controllo dell'esposizione? In altre parole, cosa succede se volessimo utilizzare gli stessi strumenti che si usano nella vita reale per gestire l'esposizione di una inquadratura, di una scena, di un setup fotografico reale? Ma quali sono questi valori fisicamente corretti che possiamo utilizzare nel mondo reale per gestire il controllo dell'esposizione? Sono fondamentalmente i settaggi che le telecamere reali ci danno a disposizione per calibrare l'esposizione di quello che stiamo riprendendo. Sono principalmente tre valori. Il primo, e forse il più importante, è il valore di aperture, calcolato in f-stop, è il valore che definisce quanto l'otturatore si apre e quindi quanta luce entra e colpisce il sensore della nostra camera. Gestisce quindi la quantità di luce e la profondità di campo. Valori bassi, tipo f1/4, f2/8, determinano molta luce che entra e colpisce il sensore della nostra camera e uno sfondo molto sfocato. Dall'altra parte valori molto alti tipo f8, f16 determinano poca luce che entra a colpire il sensore ma maggiore profondità di campo. In Unreal Engine funziona esattamente come su una camera reale. L'apertura è il valore che in qualche modo più influenza l'esposizione. Il secondo valore è il valore di shutter speed, ovvero una volta definito quanta luce entra, decidiamo attraverso lo shutter speed per quanto tempo questa luce entra e colpisce il sensore. Lo shutter speed definisce quantità di luce, più è lungo più luce entra, e quantità di motion blur. La differenza tra il mondo reale e Unreal Engine è il fatto che in Unreal Engine lo shutter speed controlla solo la quantità di luce ma non il motion blur. L'ultimo valore sono le ISO. Nel mondo reale le ISO amplificano la sensibilità del sensore e la capacità del sensore di immagazzinare quantità di luce. Quindi con ISO bassi, 100-200, l'immagine sarà molto pulita, con ISO alti l'immagine sarà più rumorosa ma molto più luminosa. In Unreal Engine l'ISO non aggiunge rumore perché l'engine non simula l'elettronica del sensore, quindi lavora come un amplificatore di luce. Vediamo quindi come utilizzare questi valori all'interno del nostro livello. Per prima cosa andiamo all'interno del post-process volume e cambiamo il metodo con cui gestiamo l'esposizione. In questo momento stiamo usando l'auto exposure histogram, passiamo a una modalità full manual. Quindi selezioniamo manual e exposure compensation lo mettiamo a 0. Scendiamo giù, per sicurezza disattiviamo min EV100 e max EV100. Ora cerchiamo camera e vediamo che nella categoria camera
possiamo trovare shutter speed, ISO e aperture. Per comodità spostiamo questi valori come favoriti, quindi shutter speed, ISO e aperture. Questo fa sì che ogni volta che entriamo nel post-process volume, all'interno del pattern details, la prima categoria che vediamo è favorites e ci troviamo i nostri valori. Ora, come facciamo a sapere quali valori inserire qua dentro? Come sempre dobbiamo fare riferimento all'esposizione, ma come facciamo a sapere quali valori di shutter speed e aperture ci servono per ottenere la nostra illuminazione perfettamente esposta con un valore di esposizione all'interno della scena che, come sappiamo, è pari a circa 15? Ci viene incontro una tabella che possiamo trovarla tranquillamente su Wikipedia. La tabella è questa qui. La linea orizzontale riporta i valori di aperture che vanno da, in questo caso, 1 a 64. La colonna verticale indica i valori di esposizione. Tutti i valori mediani che si trovano nel punto di intersezione tra il valore di esposizione e il valore di apertura indicano lo shutter speed necessario per avere l'immagine esposta in modo corretto. Quindi noi non abbiamo una camera in scena, possiamo arbitrariamente decidere che f-stop vogliamo utilizzare e decidiamo di utilizzare 16. Sappiamo che abbiamo un'esposizione che ha un valore di 15 e di 100. Andiamo a vedere dov'è il punto di intersezione e abbiamo 1 su 125. Quindi andiamo a settare prima di tutto l'aperture 16 e poi andiamo a settare lo shutter speed che è già espresso in 1 fratto i secondi. Quindi quello che possiamo indicare qua è direttamente 125. Perfetto. Ora, se visualizziamo di nuovo il nostro HDR Eye Adaptation e ci spostiamo sulla nostra preview mesh col grigio mediano, cosa scopriamo? Scopriamo che in realtà siamo un pelo sottoesposti. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo andare a sistemare la nostra esposizione muovendo gli ISO. Possiamo quindi provare a scendere di 25 ed ecco che vediamo che praticamente siamo tornati perfetti. Ora, come prova di quello che stiamo facendo, proviamo a utilizzare dei valori differenti. Proviamo a utilizzare, per esempio, un'apertura di 4. Riapriamo la nostra tabella e andiamo a vedere con un'apertura di 4 e un'esposizione di 15 che valore dobbiamo inserire. Ecco, abbiamo 2000 ed ecco che siamo perfettamente tornati nuovamente a una situazione di esposizione perfetta. Un'ulteriore verifica che possiamo fare è attraverso il nostro grigio 018. Ovvero possiamo andare a verificare che in questa situazione di illuminazione, con questo livello di esposizione, il valore del nostro grigio sia esattamente 0,18. Come facciamo? Andiamo in Tools, Debug, Pixel Inspector. Cosa fa il Pixel Inspector? Il Pixel Inspector lavora fondamentalmente come un picker del colore, ma su ogni singolo pixel della nostra viewport. Quindi andando a attivare la nostra lente di ingrandimento qui, possiamo adesso muoverci all'interno della viewport e andare a vedere che valore hanno i nostri colori. Se andiamo a piccare nel punto in cui abbiamo definito la nostra esposizione, vediamo che i nostri valori RGB sono esattamente 0,18. La nostra preview mesh con il nostro materiale 0,18 in questa situazione di luce sta mantenendo esattamente il suo valore colore. Ok, abbiamo ottenuto un set di luce perfettamente neutro, perfettamente esposto e nel quale il valore dei nostri colori mantiene il valore lineare che abbiamo settato all'interno del materiale. Ora, prima di chiudere il tutorial, la cosa che ci rimane da fare è la gestione della skylight, ovvero la gestione della luce diffusa e di tutto ciò che sono le nostre riflessioni. La prima cosa che andiamo a fare è gestire il fatto che nei nostri oggetti riflettenti ci sarà sempre qualcosa di nero, pitch black. Perché? Perché al di fuori del nostro ambiente limbo non c'è assolutamente niente. Qual è la via più facile per risolvere questo problema e quella che ci permette di comunque avere un controllo totale sulla nostra illuminazione? È sicuramente creare una sfera sulla quale andremo a applicare un HDRI. Vi faccio vedere però come crearlo da zero, vi faccio vedere come creare il materiale per utilizzare un HDRI e su quale geometria conviene assegnarlo. È vero che all'interno dell'engine ci sono già dei plugin molto utili come per esempio l'HDR Backdrop che ci permettono già di mettere in scena un asset dotato di skylight,
e HDR e Directional Light, ma essendo che noi vogliamo lavorare nel modo più pulito e neutro possibile, conviene conoscere il procedimento corretto per creare da zero materiale per l'assegnazione di un HDR. Quindi andiamo prima di tutto a inserire una geometria sulla quale andremo a applicare il materiale con l'HDRI. La geometria la troviamo come sempre negli engine content, quindi andiamo negli engine content e cerchiamo inverse. Cercando inverse compare sphere inverse normal. La mettiamo in scena, la mettiamo a 0 e la scaliamo fino a che non riesca a includere tutto il nostro environment, nel mio caso probabilmente 500. Perfetto. Cos'è una sphere inverse normal? Non è altro che una sfera nella quale le normali sono invertite, ovvero puntano verso il centro. In questo modo potremo vedere il materiale che applichiamo all'interno della sfera, perché il nostro ambiente in questo momento è all'interno della sfera. Andiamo ora a creare il materiale per assegnare l'HDR. Quindi andiamo nella nostra cartella Materials, nel mio caso Helpers, tasto destro, Material, HDRI, CTRL S, invio ed entriamo. La prima cosa che andiamo a fare è cambiare lo shading model del nostro material domain. Di default lo shading model è il default lit, a noi serve unlit perché vogliamo che la nostra inverse sphere proietti illuminazione ma non subisca l'illuminazione che noi già abbiamo in scena. Una volta fatto questo ci andremo a concentrare su emissive color. La prima cosa che andiamo ad aggiungere è ovviamente il nodo che ci permette di caricare un HDR. Andiamo a usare un texture cube, quindi cerchiamo cube e andiamo a inserire texture sample parameter cube e lo chiamiamo HDRI. Facendo così abbiamo un nodo che ci permette di inserire una cube map come sono gli HDRI e abbiamo direttamente un parametro che sarà modificabile all'interno dell'istanza. Selezioniamo il nodo, andiamo all'interno dei details e ci assicuriamo che gli engine content siano attivi. Se sono attivi andiamo a cercare dark e l'unica texture che esce è gray dark texture cube, che è ve lo faccio vedere, è un'immagine grigia con i valori medi di grigio, quindi esattamente quello che serve a noi. Poi vorremmo avere il controllo sull'intensità e il contrasto del nostro HDR, quindi moltiplichiamo, aggiungiamo un parametro e lo chiamiamo HDRI brightness. Lo colleghiamo a B e mettiamo come valore di default 1. Vogliamo poi anche gestire il contrasto. Il contrasto non è una semplice moltiplicazione, ma è una potenza. Quindi andiamo a inserire il nodo power e sotto AEXP creiamo un nuovo scalar parameter, lo chiamiamo HDRI contrast e lo uniamo a exp. Possiamo adesso collegare power a emission color. Ora il param cube ci dà un errore. L'errore che ci dà è cube sample needs UV input. Cosa significa? Significa che dobbiamo andare a definire noi il modo in cui l'HDRI verrà mappato sul modello al quale andremo a assegnare questo materiale. Quindi noi vogliamo che il nostro HDRI venga posizionato considerando le trasformazioni del mondo e non le trasformazioni dell'oggetto. Quindi per fare questo, Word, Position, e andiamo ad attaccare lui. E come vedete adesso abbiamo il nostro HDR e non ci sono più errori. Prima di salvare il materiale vogliamo però aggiungere un'altra opzione, ovvero la possibilità di ruotare l'HDRI sulla nostra sfera. Perché questa cosa? Questa feature sicuramente non la utilizzeremo all'interno del nostro tutorial, ma potrebbe essere utile a voi nel caso in futuro utilizzerete questo progetto per fare look development. Quindi per prima cosa andiamo ad aggiungere il nodo che ci permette di ruotare il nostro HDR. Il nodo è rotate about axis. Perfetto. Normalize rotation axis. Su quale asse vogliamo far ruotare il nostro HDRI? Sull'asse Z. Quindi dovremmo andare a inserire un free vector, mettere 1 sulla Z e collegare a normalize rotation axis. Il rotation angle sarà il valore di rotazione che vogliamo applicare al nostro HDRI. Quindi andiamo in questo caso a creare uno scalar parameter, lo chiamiamo HDRI rotation e questo sarà il valore che potremo utilizzare appunto per ruotare la nostra immagine
mappata sulla sfera. Pivot point lo lasciamo a 0. Position, utilizziamo la position che abbiamo già definito prima, ovvero l'absolute world position. Quindi stacchiamo momentaneamente questo da qua, portiamo questo su e attacchiamo questo qui. Perfetto. Ora andiamo ad attaccare il nostro rotate about axis all'HDRI e abbiamo terminato. Giusto per verificare se il nostro shader sta funzionando, andiamo a sostituire il nostro HDRI grigio con un HDRI con un'immagine sopra. Quindi andiamo a cercare HDR, inseriamo e come vedete non sta funzionando perché abbiamo bisogno di aggiungere un paio di altri nodi dopo rotate about axis per ridefinire come viene mappato l'HDRI sulla sfera, perché in questo momento il nostro absolute world position che prima abbiamo attaccato ad HDRI adesso in realtà è attaccato al rotate about axis, quindi va richiamato. Come facciamo? Aggiungiamo un add, teniamo premuto A sulla tastiera e facciamo clic, colleghiamo il rotate about axis a un input dell'add e colleghiamo absolute world position a B. A questo punto potremo collegare direttamente lui qua e vedete che in realtà sta funzionando, ma vi consiglio di aggiungere anche un normalize, ok? Lo inseriamo qua. Cosa fa il nodo normalize? Fondamentalmente ripulisce le informazioni di distanza e di intensità del vettore. Detto in altre parole, ripulisce quello che abbiamo fatto qua dentro. Io per comodità aggiungo un nodino qua che ci permette di rendere tutto più ordinato. Reinseriamo il nostro Gray Dark Texture Cube e salviamo il nostro materiale. Andiamo ora a creare un'istanza del nostro master material, quindi tasto destro sul master material, create material instance, la rinominiamo mi_HDRI_gray, CTRL S per salvarla e la assegniamo alla nostra sphere inverse normal. Se ora andiamo a inquadrare la nostra sphere inverse normal, però non la vediamo grigia, la vediamo nera, perché all'interno della nostra scena c'è un controllo di esposizione che sta gestendo una directional light con un valore di intensità pari a 120.000. Quindi il controllo di esposizione sta lavorando nel modo corretto per la directional light, ma sta prevenendo di poter vedere il nostro HDR perché in questo momento è settato con un'intensità molto bassa. Quindi entriamo all'interno della nostra istanza, attiviamo HDRI brightness e settiamo un valore di brightness uguale al valore della directional light. Quindi nel nostro caso 120.000. Salviamo. Chiudiamo e ora riusciamo finalmente a vedere il nostro HDRI. Perfetto. Adesso andiamo a occuparci della skylight. Selezioniamo la skylight, la trasformiamo in movable e attiviamo l'opzione real time capture. L'opzione real time capture significa che la skylight continua ogni istante a catturare quello che ha intorno per generare luce ambientale e riflessioni corrette e coerenti con l'ambiente che abbiamo. Ma come vedete abbiamo un errore. L'errore ci sta dicendo che la skylight è settata in real time capture, ma non c'è niente all'interno del nostro livello che è settato come cielo. Quindi ci occorrerà trasformare la nostra sphere inverse normal come un cielo. Come facciamo a fare questa cosa? Entriamo nell'istanza, apriamo il master material e tenendo selezionato il material domain nei suoi details andiamo a cercare is sky. Questa opzione identifica tutte le geometrie a cui assegneremo questo materiale come cielo che potrà essere usato dalla skylight per generare illuminazione e riflessione. Salviamo. Chiudiamo, non abbiamo più l'errore e come avete visto adesso la luce è cambiata. Andiamo quindi a controllare come è messa la nostra esposizione. Se ci spostiamo sulla nostra premessa grigia, come potete vedere siamo pelo sottoesposti. Come abbiamo visto abbiamo diversi modi per gestire questa cosa. Io decido di utilizzare i settaggi fisici della camera e quindi entro nel post process volume e vado a modificare un po' l'ISO e provo a scendere a 70. Non basta, scendiamo a 60, azzeccato l'esposizione in modo perfetto. Ultimo check da fare, controllare il valore del colore. Quindi Tools, Debug, Pixel Inspector e andiamo a piccare qua dentro. E siamo di nuovo perfettamente a 0,18. Bene, abbiamo terminato il nostro setup di illuminazione fisicamente corretta e ora disponiamo di un livello completamente neutro perfetto per il look development, turntable di modelli o verifica in generale di materiali.
spero che il tutorial vi sia piaciuto e sia stato utile e ci vediamo alla prossima. Ciao!